Buongiorno o buonasera a seconda, bentornati ragazzi. Oggi vi farò vedere un orologio molto particolare, un orologio che arriva dalla Luna, non lo so, da un altro pianeta, veramente particolarissimo, un orologio sicuramente di super nicchia, o piace tantissimo o no, sicuramente non segue quelli che sono, come dire, gli standard canonici di design dell'orologeria che tutti voi apprezzate in generale. Insomma, comunque lo vedremo tra un attimo, un orologio che può stupire. Se volete darmi il grazie, come sempre, e io ve lo chiedo, il vostro grazie, 3 semplici passaggi, 3 clic, 1, 2, 3, pollice su, iscrizione al canale, campanella per non perdervi i contenuti futuri e qualora voi vogliate darmi un ulteriore grazie, che io gradirei particolarmente se mi guardate il video dall'inizio alla fine, per voi pochi istanti, per me carburante motivazionale. Devo però fare una premessa importante, doverosa. Non sarà una recensione a 360 gradi del prodotto, sarà più una descrizione dello stesso, solo e semplicemente perché avrei dovuto riceverlo questo orologio, quindi provarlo, testarlo, viverlo. Purtroppo non è stato possibile per varie situazioni e quindi sono stati comunque gentili da mandarmi slide informative, specifiche, video, immagini, insomma vedrete qualche cosa dell'orologio. Chiaramente non avrete quella componente mia empatica rispetto all'oggetto, l'orologio stesso e sicuramente quella sensazione, il touch and feel, insomma la prova polso. Ragazzi, tant'è. Bene, si parla di Atowak Cosmo Fleet. Ho recensito altri 2 loro orologi sempre particolari. Qui si sale sulla plancia, sulla cabina di comando dell'Enterprise, davvero qualcosa di strafuturistico, altro che 2024, 2124. Tra l'altro anche i materiali sono molto moderni, è un titanio indurito, quindi fortemente resistivo a danni, a graffi. Vi dettaglio anche le dimensioni: 36 la larghezza, 46.5 il lag to lag, 15.7 lo spessore e siamo tra i 75 e gli 85 grammi di peso a seconda del cinturino montato. Il vetro parrebbe essere di qualità, con una forma particolare, incastonato nella cassa un vetro zaffiro antiriflesso e va a proteggere il quadrante, che è il punto wow assoluto di questo orologio, è il cuore pulsante. Tridimensionale all'ennesima potenza. Vedete come è strutturato: abbiamo una scala minuti nella parte bassa del quadrante, quindi una frazione di questo, e poi abbiamo 3, chiamiamoli bracci, con 3 indici prismatici tagliati e per ognuno abbiamo 4 facce, quindi 4 numeri che vanno a indicare l'ora. Come si legge questa? Ho già spiegato in altri video per orologi che hanno funzionalità analoghe come si può fare. È molto semplice alla fine. Quando uno di questi bracci, quindi uno di questi indici prismatici, entra all'interno della scala minuti, indica il minutaggio in corrispondenza proprio della direzione dell'indice e nella faccia che voi state guardando vedete l'ora. Molto più facile in realtà come dire, a leggere l'ora che a raccontare come si fa. Swiss Superluminova, diversi i punti con pasta applicata, quindi bene. Tra l'altro il movimento è un movimento Atowak in realtà su base Miyota Premium, quindi serie 90, 28.800 alternanze e così via. Chiaramente il modulo poi viene assemblato, il modulo aggiuntivo, quello che appunto permette le 2 complicazioni ulteriori, viene applicato e comunque assemblato da Atowak stessa. Saranno inviati 2 cinturini in bundle, uno in pelle, l'altro se non erro in gomma, quindi buona la possibilità duplice per mettere, per indossare l'orologio. Non posso determinare la qualità perché, ragazzi, come detto, non li possiedo, non li vedo, non li ho testati. Stesso discorso per la prova polso, che è fortemente mutilata, anzi inesistente. Posso presumere che a livello di comfort, sicuramente il peso aiuta, perché si parla di un orologio che va abbondantemente al di sotto dei 100 grammi, quindi non stressante da quel punto di vista. Chiaro che è abbastanza voluminoso, soprattutto nello spessore, perché 15.7 mm, quindi immagino che sia
abbastanza confortevole tendenzialmente, ma bisogna fare attenzione. Bello, non bello? È un orologio assolutamente wow. Qualche immagine forse di chi lo indossa ve la posso mettere. È un orologio per nulla, come dire, dress, per nulla ruffiano, è un orologio che è assolutamente fuori dai canoni, è un orologio wow che vuole stupire anche un po' forse le persone che ce lo guardano, e mi lego alle conclusioni proprio con questo concetto. Un orologio assolutamente diverso. Atowak non produce migliaia e migliaia e migliaia di pezzi perché probabilmente rimarrebbero in magazzino, ne produce un po' perché sanno che è nicchia di nicchia, quindi ci sta, ribadisco, o lo amate o non vi piace per nulla. Il prezzo non è un orologio economico, perché costa $2.999, tradotto circa 2.800 euro. Ribadisco il link in descrizione se siete interessati, se volete capire come funziona. Adesso in preordine, ed è per questo che ci tenevo, nonostante insomma mi scuso anche di non aver potuto creare un prodotto più completo, quindi una recensione vera, ma soltanto raccontarvi, anzi dettagliarvi un pochino l'orologio, un po' mi storia, però ci tenevo francamente comunque a raccontarvelo proprio in questo momento che è in preordine. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Io spero comunque che vi sia piaciuta il video, non posso chiamarla recensione. Un saluto, alla prossima, ciao ciao ciao.